Buonasera ragazzi, cari ragazzi di quarta, parliamo di un nuovo argomento, parliamo di Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte in fondo è l'esito della rivoluzione francese dell'argomento precedente. Tra la rivoluzione francese e l'affermazione di Napoleone però nel mezzo c'è qualcosa. Abbiamo visto nell'ultima lezione dedicata alla rivoluzione francese che il 27 luglio del 1794, 27 luglio del 1794, nel nuovo calendario rivoluzionario, il nuovo calendario repubblicano era il 9 Termidoro, la rivoluzione francese propriamente detta finisce. Robespierre, i giacobini, dopo aver ghigliottinato mezza Francia, sono oggetto di un colpo di Stato che li rovescia, li porta a loro volta sulla ghigliottina. Finisce il regime basato sulla Convenzione nazionale, sul Comitato di Salute Pubblica dominato dai giacobini, finisce il terrore, finisce la rivoluzione francese vera e propria. I giacobini sono portati alla ghigliottina e inizia un altro regime che viene chiamato regime termidoriano. Regime termidoriano perché? Perché ovviamente si costituisce a seguito del colpo di Stato contro Robespierre del 9 Termidoro, quindi per questo termidoriano, dal nome di uno dei mesi del nuovo calendario repubblicano in cui si verifica la fine di Robespierre, il regime che nasce dal colpo di Stato del 9 Termidoro, quindi viene chiamato regime termidoriano. Questa fase della storia della Francia, che aprirà poi la strada a Napoleone, viene anche chiamato direttorio. Il periodo del Termidoro, del regime termidoriano, il Termidoro, oppure il direttorio, perché vedremo perché il governo di questo nuovo regime, di questa nuova organizzazione politica della Francia, il governo è costituito dal direttorio. Il termine termidoro, attenzione, è un termine che nel lessico politico è rimasto per indicare una sorta di restaurazione. C'è una frase tipica: dopo il terrore viene il termidoro, per indicare che dopo una fase radicale di trasformazione sociale in cui il popolo vuole la rivoluzione, vuole il cambiamento degli assetti politici, poi il popolo stesso si stanca, comunque la fase rivoluzionaria più acuta si esaurisce e la gente chiede qualcosa di più tranquillo, un regime più tranquillo, eliminando gli eccessi più radicali. Quindi prima ci si esalta il terrore, la rifondazione, la vendetta contro il regime corrotto, poi insomma ci si stanca, questa rivoluzione è andata oltre le aspettative, è andata oltre quello che ci si aspettava, è caduta in degli eccessi, insomma la gente, anche i politici, sono stanchi e allora si ritorna a un regime più conservatore, un regime più tranquillo. Nel caso della rivoluzione francese non è vero che si ritorna ovviamente a ristabilire la situazione pre-rivoluzione francese. L'essenziale della rivoluzione francese resterà sempre in vigore in Francia, lo Stato laico, la grande redistribuzione terriera che dalla Chiesa cattolica è stata espropriata ed è andata ai privati, agli imprenditori e ai borghesi, quindi l'affermazione della borghesia che utilizza nel mercato la grande proprietà ecclesiastica espropriata, ma anche l'eguaglianza di fronte alla legge, determinati diritti, così come
l'unificazione giuridica ed economica della Francia, iniziata nella Rivoluzione francese, verrà portata a compimento nel Termidoro. Però di solito si suol dire dopo il terrore arriva il Termidoro, una normalizzazione. La gente era stanca degli eccessi, la gente era stanca della ghigliottina e di Robespierre. Gli stessi deputati dell'Assemblea Nazionale Costituente che avevano sempre appoggiato Robespierre adesso non vedono il motivo di continuare a farlo, di continuare con il terrore e quindi fanno fuori Robespierre, inaugurano una nuova fase politica in Francia. Quindi chi è uno degli organizzatori più importanti del colpo di Stato contro Robespierre, della fine del periodo giacobino, Carnot. Carnot, membro della Convenzione Nazionale, faceva parte, vi ricordate, di quella parte della Convenzione che era stata chiamata la palude oppure anche la pianura, quella non chiaramente schierata con uno dei gruppi più spiccati. Carnot faceva parte della pianura o della palude che di volta in volta decideva se stare con un gruppo, se stare con un altro, però in realtà nel periodo finale della rivoluzione francese, l'abbiamo detto, vi ricordate, la palude o la pianura, compreso Carnot, avevano dato l'appoggio a Robespierre, quindi Carnot e gli altri che fino alla fine, fin quasi alla fine, avevano appoggiato Robespierre, avevano votato anche i provvedimenti più estremisti, più criminali, più liberticidi, più radicali, si rivoltano contro Robespierre. Carnot, molti altri del colpo di Stato termidoriano erano stati anche regicidi, cioè avevano votato per la condanna a morte di Luigi XVI. Prima hanno appoggiato Robespierre, adesso se ne liberano. Carnot e altri vanno al potere dopo aver però appoggiato i giacobini, si liberano dei giacobini. Carnot, attenzione, uno degli autori del colpo di Stato termidoriano, era un generale, era uno dei grandi autori delle vittorie dell'esercito francese repubblicano contro le potenze straniere. Questo già indica il fatto che in un periodo di repentini cambiamenti e di difficoltà stanno emergendo gli uomini dell'esercito, i generali, che appunto apriranno la strada alla conquista del potere politico da parte di un generale, Napoleone, ma già prima di Napoleone molti generali o capi dell'esercito stavano assumendo importanti ruoli politici, come appunto Carnot. Il nuovo regime termidoriano si muove prima di tutto in funzione anti-giacobina. I giacobini sono liquidati non solo perché vengono ghigliottinati Robespierre e alcuni suoi amici. Nei mesi successivi, al 27 luglio 1794, vengono approvati dal nuovo governo provvisorio alcuni decreti fortemente anti-giacobini. Molti giacobini vengono arrestati, vengono condannati a morte, non solo arrestati e condannati a morte, a volte vengono anche massacrati in maniera sommaria, senza alcun processo. Avete già capito, il metodo del terrore non viene completamente lasciato da parte dai nuovi padroni, dai termidoriani, dagli uomini del direttorio. Al contrario, anche il direttorio, anche il termidoro usa dei metodi terroristici. Questa volta al contrario, il terrore non viene dai giacobini, il terrore si dirige contro i giacobini, infatti viene chiamato anche terrore bianco,
Sapete, bianco in politica, chi sono i bianchi? Sono i moderati, d'accordo? Quindi il terrore portato avanti dai più moderati contro i giacobini. I giacobini avevano promosso il terrore, adesso un altro tipo di terrore, il terrore bianco, si scaglia contro di loro. Moltissimi giacobini e sanculotti vengono massacrati senza processo. Questo avviene in particolare nell'anno successivo, dopo che Giacobini e Sanculotti tentano per 2 volte di assalire la convenzione. Cioè Giacobini e Sanculotti tentano di replicare, ricordate, le loro fortunate giornate popolari, le insurrezioni spontanee del popolo. Questo avviene il 1° aprile e il 20 maggio, attenzione, avviene il 1° aprile e il 20 maggio del 1795. Ci sono assalti popolari dei sanculotti, dei giacobini, di tutti i radicali contro la convenzione, dove adesso sono al potere Carnot e i Termidoriani. Carnot e i Termidoriani fanno reprimere dall'esercito questi assalti popolari e procedono poi a massacri indiscriminati di giacobini che vengono uccisi nelle carceri senza processo. Quindi il terrore bianco, il terrore anti-giacobino, anti-sanculotto. I girondini, che ricordate erano stati fatti fuori da Giacobini e Sanculotti, vengono reintegrati nella convenzione. Erano stati cacciati dalla convenzione, quei pochi che erano sopravvissuti dei giacobini che non erano stati eliminati ottengono di essere reintegrati nella convenzione. Tutti i prigionieri politici dell'epoca del terrore vengono liberati, così come moltissimi dei decreti giacobini vengono ovviamente aboliti. Viene per esempio restaurata la libertà di culto. I giacobini erano arrivati, ricordate la festa dell'essere supremo, erano arrivati ad abolire il cristianesimo, viene ridata la libertà di culto, vengono ridate alla popolazione molte libertà che erano state eliminate dalla convenzione giacobina. Viene abolito per esempio anche il maximum, ve lo ricordate? Il decreto che fissava da parte dello Stato il prezzo massimo del pane e di tanti altri generi alimentari e non solo. Quindi attenzione, vengono aboliti anche i decreti statalisti del periodo giacobino, si ritorna al libero mercato, si ritorna al liberismo economico con i termidoriani, con il direttorio. È la parte moderata, è la parte borghese della rivoluzione che vince. Viene approvata una nuova Costituzione, la Costituzione cosiddetta termidoriana, viene anche detta Costituzione dell'anno terzo, in base appunto al calendario repubblicano allora vigente in Francia. Nell'agosto 1795 abbiamo la nuova Costituzione dell'anno terzo, Costituzione termidoriana. Pensate, fu preceduta dall'ennesima dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, diversa da quella precedente, in cui quello che spicca nella nuova dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che è l'eguaglianza, è solo formale, cioè si stabilisce che si tratta solo di eguaglianza davanti alla legge, non un'eguaglianza sostanziale imposta dallo Stato o dal governo. Questo perché si voleva declinare l'eguaglianza in maniera più moderata, si volevano evitare gli eccessi che la visione di Robespierre e di altri giacobini dell'eguaglianza aveva portato. Il radicalismo, l'egualitarismo russoviano.
La Costituzione dell'anno terzo che cosa stabilisce? Per certi aspetti la Costituzione dell'anno terzo è ancora più conservatrice della prima Costituzione. Vi ricordate la Costituzione del 1791? Quella moderata, quella dell'Assemblea Nazionale Costituente. E poi vi ricordate ci sarà la Costituzione del 1793, quella sanculotta giacobina, che però verrà sospesa, non è mai entrata in vigore. Invece questa è la Costituzione dell'anno terzo, del 95, quindi la Rivoluzione francese dà luogo a 3 Costituzioni, ognuna in un anno dispari, quella del 91, quella del 93, quella del 95. Quella del 95 è la Costituzione termidoriana, la Costituzione dell'anno terzo, e in certi aspetti è ancora più conservatrice rispetto alla Costituzione del 1791. Il suffragio, il voto è a 2 turni. Anche qui i cittadini di primo grado, gli elettori di primo grado eleggono dei cittadini che sono elettori di secondo grado, che poi eleggono i deputati, d'accordo? E solo i più ricchi possono essere eletti. Per essere eletti bisognava essere ancora più ricchi di quanto stabiliva la Costituzione del 1791, e quindi non c'è il suffragio universale, però in compenso tutti possono essere eletti. Naturalmente però è impensabile che se vanno a votare solo i più ricchi possano eleggere i più poveri, quelli che addirittura non possono votare, d'accordo? Cioè, quindi c'è questa elezione censitaria in 2 turni, solo coloro che superano una certa soglia di ricchezza, cioè in base al censo, possono essere eletti. Dove vengono eletti? In 2 camere, finalmente non più una sola. Nel Consiglio dei 500, che come dice la parola ha 500 membri, e nel Consiglio degli anziani, che ha 250 membri. Quindi queste sono le 2 camere, le 2 assemblee della Costituzione termidoriana, il Consiglio dei 500 e il Consiglio degli anziani. Una legge per essere approvata deve passare in entrambe le Camere. Spesso la legge è proposta dal Consiglio dei 500 e deve essere approvata dal Consiglio degli anziani. Questo è il potere legislativo. Poi c'è il potere esecutivo, come vi ho detto, fatto dal direttorio. Il direttorio è composto da 5 membri. Il direttorio ha 5 membri, rappresenta il governo, il potere esecutivo. Il potere esecutivo. I 5 membri del direttorio sono nominati dal Consiglio degli Anziani su proposta del Consiglio dei 500. Quindi vedete che nella Costituzione dell'anno terzo finalmente viene affermata la separazione dei poteri che sapete era stata negata dai sanculotti, dagli elementi più popolari, dai giacobini all'interno della Convenzione. C'è una netta separazione dei poteri. Il Parlamento con queste 2 camere approva le leggi, il direttorio non ha alcun potere legislativo nel proporre e approvare le leggi, è appunto solo il governo che le applica. Una certa concessione agli elementi popolari fu data dall'articolo della Costituzione che faceva sì che ogni 2 anni si andasse a votare per rinnovare 1/3 delle 2 Camere, Consiglio 500 e Consiglio dei 250, d'accordo? Consiglio dei 500 e Consiglio degli anziani che erano 250. Si va ogni 2 anni a rinnovare 1/3 di queste 2 camere del Parlamento, quindi si vota molto spesso. Questa è una cosa che succede ancora, già negli Stati Uniti d'America. Anche negli Stati Uniti d'America si va a votare ogni 2 anni per rieleggere una parte
delle due camere del Parlamento. Però in quel momento in Francia un ricorso così continuo e ravvicinato al voto si rivelò, come vedremo, un elemento di instabilità del nuovo regime, del nuovo sistema. Dopo Carnot, chi emerge all'interno del direttorio, cioè erano 5, abbiamo visto il direttorio governa, però la figura di Barras domina per parecchio tempo il direttorio. Ad agosto vengono chiusi tutti i club politici, si vuole dare veramente una fine alla cosiddetta democrazia diretta. Il 5 ottobre, dopo le insurrezioni giacobine, ci sono le insurrezioni monarchiche. Quindi vedete, la Repubblica, i membri delle Camere e del Direttorio, che sono per la maggior parte provenienti dalla Rivoluzione francese, c'erano membri anche della Convenzione, sono fedeli comunque alla Repubblica, devono combattere però, attenzione, pericolosamente su due fronti. Alla loro sinistra, se vogliamo dire così, ci sono Giacobini e Sanculotti e abbiamo visto già le rivolte dei Giacobini represse nel sangue, ma alla destra, diciamo così, dei repubblicani che governano, ci sono anche i monarchici. Molti non erano solo gli aristocratici, molti, scottati dagli eccessi della rivoluzione francese, pensavano che sarebbe stato un elemento di equilibrio e di stabilità il ritorno del re, il ritorno dei Borboni. E quindi, vedete, dopo le insurrezioni giacobine ci sono anche insurrezioni monarchiche, insurrezioni che vengono dall'altra, dall'opposta parte politica, insurrezioni violente. Il 5 ottobre c'è un'insurrezione monarchica contro la convenzione che viene repressa a cannonate. 5 ottobre 95. Sapete chi è l'ufficiale dell'esercito che prende a cannonate i monarchici? È un giovane Napoleone Bonaparte. Che Napoleone Bonaparte, questo è il suo primo atto importante nella storia. Napoleone Bonaparte in realtà si chiamava alla nascita Napoleone Buonaparte, con un nome italiano. Lui è nato in una famiglia molto prolifica nel 1769 ad Ajaccio, in Corsica, cioè è un corso. È uno degli ufficiali dell'esercito che ha fatto carriera, si è fatto le ossa all'interno del nuovo esercito francese del tutto ristrutturato nel 1793 dalla rivoluzione francese. Uno di quegli uomini nuovi era un homo novus che, pur non avendo ascendenze nobiliari, aveva potuto arrivare ai massimi gradi dell'esercito grazie alla meritocrazia appunto del nuovo esercito repubblicano basato sul merito, dove tutti potevano accedere, fare carriera e accedere anche alle cariche più alte. Napoleone era stato, come molti, anche lui un seguace, un simpatizzante di Robespierre e dei Giacobini. Questo è il suo primo atto importante, l'atto di uno che poi diventerà un protagonista assoluto della storia, prende a cannonate i monarchici. Quindi vedete che la democrazia, il nuovo regime termidoriano non era per niente saldo. Contro di esso si muovevano in maniera violenta da una parte le insurrezioni dei Giacobini, dall'altra le insurrezioni dei monarchici, e i repubblicani termidoriani non volevano cedere né agli uni né agli altri, li vedevano come dei nemici, li vedevano come incompatibili con il nuovo regime.
Allora, il 26 ottobre del 1795 la convenzione finalmente si scioglie perché si dà attuazione alla Costituzione dell'anno terzo, si va alle elezioni delle due Camere. Attenzione, a sorpresa ma non tanto, i monarchici hanno molti voti. La maggioranza appartiene comunque ancora ai repubblicani termidoriani, però i monarchici prendono molti voti, molta gente stanca della rivoluzione francese in qualche modo desidera il ritorno del re, desidera il ritorno di un erede del re Borbone Luigi XVI ghigliottinato. Quindi questo è un elemento da tenere in grande considerazione. Il primo direttorio, ricordate, a 5 membri eletti dal Consiglio degli Anziani, vede come esponenti politici dominanti Barras, che io vi ho già citato, Barras e anche il generale Hoche. Barras e il generale Hoche dominano il primo periodo del direttorio. Vedete un altro generale, generali dell'esercito che assumono ruoli importanti in politica. La situazione della Francia da un punto di vista economico è disastrosa. Nel dicembre del 1795 abbiamo una grande carestia e un'inflazione fortissima. La Francia viene travolta economicamente. In più, il valore della moneta, in particolare della carta moneta, che non era mai andata tanto bene, crolla. L'inverno 1795 1796 è un inverno durissimo. Abbiamo proprio un crollo economico. I traffici commerciali marittimi nei porti più importanti vengono annullati, così come falliscono la maggior parte delle grandi manifatture della Francia, anche quelle più importanti e famose, più solide, quelle della città di Lione. Quindi una situazione economica difficilissima che rischia di portare la Francia fuori controllo. Fate attenzione, non dobbiamo dimenticarci che la Francia è sempre in guerra con alcune potenze europee, non ve lo siete dimenticati. Non è certo successo che, terminato il potere di Robespierre e dei Giacobini, la Francia abbia fatto pace con le potenze straniere. La guerra contro l'Austria e contro la Gran Bretagna, che iniziò, ve lo ricordate, nel 1792, nel 1793, continua. La Francia ormai è un esercito preparatissimo, imbattibile, l'esercito basato sul merito, sull'efficienza e sulla razionalizzazione scaturite dalla rivoluzione francese. La Francia riesce ad annettere militarmente molti territori, in particolare il Belgio e la Renania. Il Belgio, attenzione, sì, adesso inizia a chiamarsi Belgio, ma sono, ricordate, i Paesi Bassi austriaci, quindi è normale che l'Austria continui a essere in guerra contro la Francia. La Francia ha rioccupato un possedimento dell'Austria, il Belgio, e poi ovviamente la Renania in Germania, la riva sinistra del Reno, non solo, ma anche in Olanda ricordate che c'era, abbiamo detto, una guerra civile in Olanda, si era affermata una repubblica che venne chiamata Repubblica Batava,
Batavo vuol dire olandese, la Repubblica Batava, che di fatto, attenzione, era uno stato satellite, uno stato sottomesso alla Francia. Gli Orange, che erano diventati sovrani assoluti, avevano dovuto lasciare l'Olanda, le Province Unite erano andate in esilio, si era formata in Olanda la Repubblica Batava che era sottomessa alla Francia, quindi capite, Belgio, Renania, però anche la Repubblica Olandese, la Repubblica Batava era sottomessa alla Francia. Questo è anche uno dei motivi per cui l'Inghilterra resta in guerra con la Francia. L'Inghilterra non può accettare che la Francia, non l'ha mai accettato dalla Francia o da qualunque altro paese, che una potenza straniera importante sottometta il Belgio, ma soprattutto sottometta l'Olanda, paesi così vicini all'Inghilterra, l'Olanda strettamente legata all'Inghilterra anche per motivi commerciali, viene rilanciata come durante la rivoluzione francese la cosiddetta fratellanza rivoluzionaria, cioè anche i termidoriani, anche Barra e il direttorio sostengono, ah, ma noi abbiamo invaso, abbiamo annesso, abbiamo favorito la Repubblica in questi paesi perché li stiamo aiutando, stiamo esportando lì le meravigliose conquiste, i diritti umani, il libero mercato, l'abolizione dei diritti feudali, tutte le meravigliose conquiste che noi qui in Francia abbiamo ottenuto. Quindi la Francia, durante la rivoluzione, ma anche dopo, col Termidoro, conferma una vocazione imperialistica, espansionistica, l'idea che le idee della rivoluzione francese sono le idee della ragione e devono essere esportate con la forza delle baionette in giro per l'Europa. Andiamo a portare la ragione, il benessere, la buona amministrazione, la giustizia ad altri popoli, li aiutiamo. Fratellanza rivoluzionaria. In realtà le cose stanno in maniera diversa perché se vediamo come la Francia, per esempio, tratta il Belgio, la realtà è in contraddizione con la propaganda della fratellanza rivoluzionaria. Questi stati sono sottomessi alla Francia, vi sono ruberie, vi sono ingiustizie, vi è una vera e propria, lo vedremo meglio in seguito, sottomissione economica. La Francia sfrutta i paesi annessi militarmente per migliorare la sua condizione economica sempre precaria o per avere le risorse, per avere le ricchezze che servono a continuare la guerra. Nell'aprile 1796, attenzione, per volontà appunto di Barrà, degli altri termidoriani e del generale Carnot, si riapre in grande stile l'offensiva contro l'Austria. Attenzione, siamo nell'aprile 1796. In particolare la guerra viene portata appunto in Renania, in Germania, cioè qui c'è la Francia. Allora, si fa la guerra contro l'Austria attaccando gli stati alleati dell'Austria in Germania, d'accordo? In Renania, la zona di confine tra la Francia e la Germania. Qui ci sono i generali Jourdan e Moreau. Vediamo se riesco a scrivere Moreau senza sbagliarmi. Moreau. Allora, i generali Jourdan e Moreau, i più importanti generali della Francia, attaccano l'Austria nell'aprile 1796 attraverso la Germania. L'idea è di arrivare a Vienna attraverso la Germania. Ma gli sforzi bellici non sono coronati da successo. Jourdan
Jourdan e Moreau non riescono a vincere, anzi sono ripetutamente sconfitti, non riescono a invadere più di tanto la Germania. Il fronte sulla Germania è stagnante. Attenzione, c'è un secondo fronte del tutto secondario che la Francia ha mobilitato in territorio italiano, perché sapete gli austriaci si trovano anche in territorio italiano, gli austriaci possiedono la Lombardia, il Ducato di Milano, ma in realtà in maniera diretta o indiretta gli austriaci controllano quasi tutti gli staterelli italiani del nord e del centro Italia. Su questo secondo fronte viene inviato Napoleone Bonaparte, il generale Bonaparte. Questo avrebbe dovuto essere un fronte del tutto secondario. Il fronte principale era quello di Jourdan e Moreau in Germania. In Italia il Thermidor aveva previsto un fronte secondario. Bonaparte era stato mandato lì soltanto per tenere a bada le forze austriache in Italia. Tant'è vero che l'esercito di Bonaparte era molto meno armato di Jourdan e Moreau ed era molto meno numeroso. Era un esercito piccolo e male armato, un esercito ridotto di 38.000 uomini da cui non ci si aspettava granché. A Napoleone, all'esercito di Bonaparte vengono anche negati i rifornimenti, proprio perché si presume che l'esercito di Bonaparte non debba avanzare da nessuna parte, deve solo tenere a bada gli austriaci, deve solo fare diga contro gli austriaci e i loro alleati di Savoia, ovviamente il Piemonte, il Regno di Sardegna. Invece, a sorpresa, tra l'aprile e maggio del 96, Napoleone Bonaparte batte ripetutamente austriaci e piemontesi, entrando trionfalmente a Milano e praticamente rendendosi egemone in tutta l'Italia settentrionale. Come ha fatto Bonaparte con un esercito piccolo e male armato a fare questo? Napoleone si rivela un vero genio da un punto di vista militare, un personaggio, lo sappiamo, di straordinarie doti militari. Napoleone non ha i rifornimenti, trasforma questa che sembra una gravissima menomazione in un vantaggio. Cioè cosa fa? Fa in modo che le sue truppe si muovano in modo molto veloce. Sempre le vittorie di Napoleone saranno basate su questa strategia. L'estrema mobilità delle truppe, perché non dovendo portarsi dietro rifornimenti può muoversi più velocemente, ma voi dite come mangiano i soldati? I soldati si riforniscono requisendo tutto quello che possono requisire e prendere alla popolazione civile, come si faceva in passato, ma come ormai sin dall'inizio del Settecento gli eserciti europei non facevano più. La mobilità delle truppe di Napoleone è straordinaria e lui prese esempio da sovrani molto bravi da questo punto di vista nella mobilità delle truppe del passato, come Carlo XII, re di Svezia, oppure Federico II di Prussia. Napoleone si impossessa di Milano, tutti in Francia sono sorpresi, a partire ovviamente dal direttorio che non aveva minimamente previsto questo, dal governo francese. Non solo, Napoleone suscita un certo entusiasmo tra gli italiani perché lui è anche un uomo di grande carisma. Lui si fa amare dai suoi soldati, li conosce uno per uno, li chiama per nome, li va a vegliare, a trovare quando sono feriti. Napoleone stabilisce un rapporto personale eccezionale con le sue truppe, i suoi soldati saranno sempre pronti a morire per lui. Il carisma di Napoleone è stato spiegato con gli storici appunto anche in base a determinate doti, a sue determinate doti di tipo biologico, fisiologico. Napoleone aveva una memoria straordinaria, si ricordava dei nomi, dei soldati, di tutto, una memoria eccezionale. Napoleone dormì sempre pochissimo, non aveva quasi bisogno di dormire, dormiva
un'ora a notte, questo per tutta la vita, oppure aveva il sonno frazionato, dormiva 5-10 minuti ogni tanto, si appisolava, quindi aveva una vita più lunga. Mentre gli avversari dormivano, lui anche la notte poteva fare piani di battaglia, era sempre operativo, un carisma quindi straordinario. E quindi che succede? Succede che lui, pur essendo l'invasore dell'Italia, per quanto sia incredibile, suscita entusiasmo tra gli italiani, non solo tra i lombardi che non ne possono più di essere sottomessi, schiacciati dagli austriaci, ma anche all'interno degli altri staterelli del nord e soprattutto del centro Italia. Sembra che l'opinione pubblica o i sovrani si schierino a favore di Napoleone, preferiscono la Francia della rivoluzione francese piuttosto che l'Austria. Tant'è che Napoleone, senza neanche doverli battere, che cosa fa? Realizza una cosa incredibile, riesce a farsi dare dei contributi, a farsi pagare pesantemente, a farsi dare pesanti contributi da molti staterelli italiani del centro Italia, che quindi lo arricchiscono e gli consentono di continuare la guerra. Il direttorio del governo francese non gli dà i soldi per un grande esercito, lui li prende come tributo dagli staterelli italiani. Quindi i successi di Napoleone sono travolgenti, fantastici, vanno avanti anche, come vedremo, nell'anno successivo, nel 1797. Continuiamo la nostra storia e continuiamo a vedere l'ascesa irresistibile di questo piccolo, piccolo, basso militare corso la prossima volta. Lui era corso, forse questo lo sapete, la Corsica apparteneva alla Repubblica di Genova. La Corsica fu venduta dalla Repubblica di Genova alla Francia pochi anni dopo che Napoleone nascesse. Se questo non fosse successo, o se Napoleone fosse nato qualche anno prima, Napoleone non sarebbe mai diventato Napoleone, perché sarebbe stato cittadino della Repubblica di Genova, non avrebbe mai potuto far carriera nell'esercito francese. Ci vediamo alla prossima lezione.